Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Abbiamo la carta degli amanti. Amici della bilancia, se siete single preparatevi, ma tenete presente che quando c'è la carta degli amanti fa anche riferimento all'amor proprio. È una carta di scelta, si sceglie tra quello che è il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una lettura personalizzata, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in più c'è anche il link al video delle tarot pratiche, che sono degli incontri per imparare a leggere i tarocchi. Comunque avete il video lì sotto, potete dare un'occhiata. Bene, andiamo a vedere qual è la vostra energia per questa primavera, ragazzi. Abbiamo un 10 di spade, la regina di spade. Asso di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni, un 2 di bastoni, e un 7 di spade. Devo dire che per essere una lettura che ha come carta base quella degli amanti, avete tante spade. Adesso andiamo a vedere l'energia carta per carta, dopodiché andiamo a fare i vari esempi, amore, lavoro, soldi e via dicendo. Partiamo da questo 10 di spade, ragazzi. Andiamo subito a vederlo. Cinque di bastoni. C'è come un tema che vi portate avanti, secondo me. E fante di bastoni. Può essere con un tema che vi portate avanti con qualcuno. Andiamo a vedere la regina. Sei di bastoni. Tre di coppe, fante di coppe. Questa regina di spade ho come l'idea che in realtà sia positiva, cioè nel senso è come se aveste bisogno di lasciare andare certe rigidità. Qui c'è una carta di conflitti, il 5 di bastoni, è come se da 5 diventasse 6, da magari atteggiamenti appunto conflittivi che potrebbero causare sofferenza, effettivamente con questo 10 di spade, c'è come un movimento verso una duttilità, essere più duttili, essere più malleabili, essere più... non si tratta di essere accondiscendenti, si tratta di limare o di ammorbidire certe rigidità che potreste aver avuto fino ad adesso. Diciamo che vedo come se ci fossero diverse persone intorno a voi
che potreste dover guidare, condurre. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché l'asso di coppe mi richiama un po' la carta degli amanti, c'è come questa apertura del cuore, questa determinazione nell'andare avanti, questa nuova progettualità con il 3 di pentacoli. C'è qualcosa che si apre in questa primavera. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 4 di pentacoli e asso di pentacoli. Sì, ragazzi, di nuovo ci sono dei progetti, secondo me, perché avete 3 di bastoni, 3 di pentacoli, 2 volte gli assi. È come se iniziasse un nuovo capitolo. La scelta tra il vecchio e il nuovo, la carta degli amanti. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, che di nuovo è una carta di progettualità, di visione al futuro, di calcoli, di strategie. Wow, un altro asso di coppe. E la stella, sì, sì. Qui ragazzi si va verso il nuovo, verso nuovi obiettivi, verso nuovi progetti. Per qualcuno si potrebbe trattare di una casa, per qualcun altro di progetti online, progetti di gruppo. Andiamo a vedere però questo 7 di spade. Uh, Voglio una carta per il 2 di coppe. Allora abbiamo un 2 di coppe e un 9 di spade e per il 2 di coppe è uscito anche un sole. È come se ci fossero delle preoccupazioni inerenti a vecchie alleanze, vecchi progetti, vecchie questioni. O potrebbero essere questioni di cui prendete consapevolezza e che potrebbero, come dire, preoccuparvi, se vogliamo. Ehm, allora, innanzitutto sento come se ci fosse questa energia trasformativa e innovativa. Partiamo dall'amore, ragazzi, partiamo da chi è single. Allora, devo dire che le proposte, le offerte, le conoscenze non mancheranno, soprattutto se avete un ruolo di spicco, se avete un ruolo pubblico. Effettivamente, sento come se ci fosse un'apertura del cuore. Io credo che per molti potrebbe arrivare effettivamente l'amore. Potrebbe anche non partire con il giusto piede, però ve lo dico. È come se dovesse essere una cosa ehm, progressiva, una conoscenza progressiva, però ci sono effettivamente, c'è un potenziale. C'è anche la probabilità che scopriate una piccola menzogna di quella persona e che quindi questo vi faccia un pochettino chiudere. Però bisogna anche vedere perché l'altro racconta le bugie, perché ha paura di essere respinto, perché si vergogna di quello che vi sta dicendo, cioè ci sono tanti motivi, no? Io non dico di giustificare le bugie, però almeno comprendere il perché l'altra persona ha avuto quel tipo di atteggiamento. Mm, Se siete in coppia, qui ragazzi devo dire che potrebbero effettivamente arrivare delle tentazioni, dei flirt, qualche cosa che vi solletica dall'esterno, o se non è così, diciamo che qualcuno potrebbe iniziare ad affrontare il tema figli. Se vi state frequentando da poco, invece, potrebbe esserci come questa proposta di far sapere al mondo del vostro amore. Per chi è in una relazione più o meno una triade, una relazione extra, c'è come una sorta di balzo in avanti
anche se lo sento più da parte vostra che da parte dell'altro, come se l'altro vi desse un dito e voi partiste per prendervi il braccio direttamente. Prudenza, ho come la sensazione che avete bisogno di prudenza. Ehm, Mi sento di darvi anche questo avvertimento. Se per caso l'altra persona dovesse avanzare proposte che non stanno né in cielo né in terra, che sembrano troppo belle per essere vero, che sapete quelle cose che vi, ah, non ti preoccupare che la prossima settimana ci vediamo e magari sono già 4 settimane che rimandate, quindi ha poca consistenza come promessa. Fate attenzione perché potrebbero veramente vendervi delle realtà, delle storie, delle favole e voi in questo periodo invece potreste rendervi conto di che cosa c'è che non torna in quello che vi dicono, in quello che fanno, un po' come scoprire gli altarini. Se parliamo di lavoro, ragazzi, allora, se siete senza lavoro, devo dire che ci sono forti probabilità di iniziare un lavoro, di iniziare un nuovo percorso. Perlomeno la proposta arriva. Ehm, Se siete dipendenti, io ho come l'idea che non siate completamente soddisfatti di quello che fate, abbiate bisogno come di stimoli in più, ma che dall'altro lato facciate fatica un attimino a lasciare indietro il vecchio per avventurarvi nel nuovo. Diciamo che ci sono delle cose in testa che vi stanno balenando da un po', si tratta di metterle in piedi. Per chi fosse autonomo, ragazzi, sento che è un buon periodo. Magari aspettate che finisca almeno Mercurio retrogrado, aspettate la fine del trimestre, però ho come la sensazione che se dovete lanciare qualche nuovo servizio, qualche nuovo prodotto, qualche nuova filiale, qualche cosa di nuovo inerente al vostro lavoro, può avere effettivamente un discreto riscontro. Sì, sento come se qualche cosa potesse iniziare e dare poi la stabilità nel lungo periodo. Se parliamo, ragazzi, di soldi, se parliamo di soldi, non è che vedo grandi movimenti né in positivo né in negativo, però ho come la sensazione che inizierete a spendere meglio, più per darvi i piaceri dell'anima piuttosto che i piaceri dell'ego. Ho come l'idea che spenderete per nutrirvi, che non è il nutrimento del cibo, può essere un buon libro, qualche cosa che vi faccia stare meglio di come state adesso. È vero che c'è anche un asso di pentacoli, quindi potrebbe arrivare qualche regalo. Se parliamo di progetti, ragazzi, è la parte che sento un po' più favorevole, cioè qualsiasi nuovo progetto voi abbiate, che sia un figlio, che sia un progetto di lavoro, che sia un progetto personale, che sia la casa, qualsiasi tipo di progetto voi abbiate, sento che è quello dove più focalizzerete la vostra energia ed è automaticamente quello che più darà risultati. Vi sento proprio carichi di adrenalina quasi. Per quello che riguarda la famiglia e le persone che sono intorno a voi, ecco, qui forse ragazzi potrebbero esserci dei temi con i figli, cose che verrete a sapere che fino ad adesso ignoravate. Eh, è come se ci fossero delle cose da risolvere qua, eh. Però effettivamente
abbiamo la carta degli amanti, quindi e due assi di coppe, quindi si tratta un po' di aprire il cuore, secondo me. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche suggerimento in più. Carta numero 8. Questa carta parla di assistenza. Tenete presente che quando nei tarocchi è rappresentato un angelo, fa riferimento a un'assistenza divina, e qui nella carta degli amanti c'è l'angelo, anche se in questa raffigurazione bisogna avere fantasia. Ah no, sì, si vedono le ali, sono qua, non le vedevo io. Infatti anche qui parla di supporto divino, di comfort, di assistenza naturale, quindi la natura, l'universo vi assiste, e poi parla anche di alleati, alleanze. Che, se ve la devo dire tutta, non è tanto il vostro caso. Io non credo che vi vogliate alleare con qualcuno. Avete come bisogno di ragionare con la vostra testa, magari o affiancando voi qualcuno o facendovi affiancare da qualcuno, sempre mantenendo una certa flessibilità nelle regole che vi siete prefissati, che vi siete dati. Ok, andiamo a vedere quest'altro oracolo e poi ne ho ancora uno. Carta numero 28. Parla di pulire il vostro spazio. Stavo guardando se c'era qualche carta che mi poteva suggerire. Forse lo spazio mentale qui, con la regina di spade, il 9 di spade, il 7 di spade, è come se ci fosse bisogno di pulire lo spazio mentale. Lo spazio mentale nel senso, i pensieri che fate, come vi esprimete, come ragionate, se sapete come lavorare le credenze limitanti, lavorate tranquillamente su quello, che è la cosa migliore. Ed è anche vero però che, ragazzi, qua fa riferimento allo spazio di vita dove si vive, e lo spazio può anche essere inteso come lo spazio del corpo, cioè il corpo come tempio dell'anima. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 11, secondo le regole. È come se ci fosse un ordine divino a cui voi dovete sottostare. È come se tutto questo periodo, per darvi questi due assi di coppe, questo asso di denari, avessi bisogno prima di un momento di pulizia, pulizia della mente, flessibilità. È una carta numero 11, ragazzi, comunque un numero maestro, quindi è un numero molto molto potente, devo dire. Bene, spero che la lettura sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale, ragazzi, potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro, sulle credenze limitanti, potete mandarmi una mail. Io poi vi rimando la lettera di presentazione dove spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, come trovarle, come definire se sono vostre o no, insomma,
Ci sono varie tecniche per iniziare già a lavorare e in più tratto temi di metafisica, di metamedicina, parlo di cristalli, parlo di astrali, insomma è tutto quello che io ho imparato in tanti anni che è stato riunito e riordinato. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!